L'Italia, con la sua inconfondibile forma stivale, non è solo un paese al centro del Mediterraneo, ma una delle destinazioni turistiche più amate e celebrate al mondo, con il primato del maggior numero di siti patrimonio dell'umanità UNESCO. È una terra che affascina con la sua immensa ricchezza culturale e paesaggistica. Ogni anno milioni di turisti arrivano da ogni angolo del pianeta per scoprire le sue meraviglie, che vanno ben oltre i numeri. È l'incanto dei suoi borghi, la maestosità delle sue città e la straordinaria bellezza dei suoi panorami a rendere l'Italia davvero unica. In questo video ti porteremo in un viaggio emozionante da nord a sud, alla scoperta di 20 tra i luoghi più iconici e affascinanti del paese. Dal bianco ghiaccio delle montagne del Trentino al turchese cristallino delle acque della Sardegna, preparati a vivere un'esplosione di colori, storie e tradizioni. L'Italia incanta e ispira viaggiatori da secoli, e oggi scoprirai il perché. Ciao e benvenuto su Italia Vai, il canale dedicato alle mete imperdibili in Italia. Seguici e attiva la campanella per non perdere nessuno dei nostri video. Le Cinque Terre. Iniziamo il nostro viaggio con una delle coste più affascinanti d'Italia, le Cinque Terre. Situata nella Liguria di Levante e riconosciuta come patrimonio mondiale dell'UNESCO, questa zona comprende 5 borghi pittoreschi: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Ognuno ha una sua personalità unica, con case dai colori vivaci che sembrano sfidare la gravità, aggrappate alle scogliere a picco sul mare. Le Cinque Terre sono un paradiso per chi ama camminare. Il sentiero azzurro, che collega i borghi lungo la costa, offre panorami spettacolari sul Mar Ligure. Se preferisci, puoi spostarti facilmente con il treno regionale, che attraversa la zona con un percorso suggestivo e ti permette di viaggiare tra i borghi in modo pratico ed ecologico. Il periodo migliore per visitare è la primavera o l'autunno, quando il clima è mite, i colori sono più vivaci e ci sono meno turisti. Questo ti permetterà di godere appieno della tranquillità e della bellezza dei luoghi. Oltre ai paesaggi, la cucina delle Cinque Terre è un altro tesoro da scoprire. Non puoi lasciare la zona senza aver provato le trofie al pesto, un piatto simbolo della Liguria, o aver assaggiato un bicchiere di sciacchetrà, un pregiato vino dolce. Infine, partecipa a uno dei tour guidati tra i vigneti terrazzati, un'antica tradizione agricola che ha modellato il paesaggio e rappresenta un legame profondo tra uomo e natura. Le Dolomiti. Dopo aver esplorato le Cinque Terre, ci spostiamo ora verso nord, alla scoperta di uno dei paesaggi montani più spettacolari d'Europa, le Dolomiti. Questa maestosa catena montuosa, patrimonio dell'umanità UNESCO, è famosa per i suoi panorami mozzafiato, che attirano viaggiatori da tutto il mondo. D'estate le Dolomiti offrono un paradiso per gli amanti del trekking, dell'arrampicata e della mountain bike, con sentieri che attraversano valli e cime maestose. D'inverno si trasformano in una delle destinazioni sciistiche più rinomate, con piste che attirano sciatori di ogni livello. Oltre allo sport, qui potrai immergerti nella cultura alpina, visitando musei locali o assaporando i piatti tipici della zona, come i canederli e lo strudel di mele, che riflettono l'influenza sia italiana che austriaca. Tra i borghi da non perdere c'è la famosa Cortina d'Ampezzo, celebre non solo per le sue piste da sci, ma anche per l'eleganza del suo centro, frequentato da visitatori di tutto il mondo. Anche Ortisei, nella Val Gardena, è una perla delle Dolomiti, nota per l'arte della scultura in legno e le antiche tradizioni ladine. Il Piemonte e Langhe. Lasciando le Dolomiti, ti portiamo verso il Piemonte, una regione nel nord-ovest dell'Italia, famosa per le colline ondulate delle Langhe, i suoi vini prestigiosi e una ricca storia culinaria. Quest'area è un paradiso per gli amanti del vino e del cibo, rinomata a livello mondiale per il tartufo bianco di Alba e per alcuni dei migliori vini italiani, come il Barolo e il Barbaresco. Visitando le Langhe ti imbatterai in paesaggi da cartolina, con vigneti estesi intervallati da castelli e antichi borghi. Tra questi, Alba si distingue non solo per i suoi tartufi, ma anche per il suo vivace centro storico. Barolo, d'altra parte, offre non solo vini eccezionali, ma anche un affascinante museo del vino, situato nel castello del paese.
La regione offre diverse esperienze, dalle degustazioni di vino in cantine storiche a passeggiate e percorsi ciclabili, come la Ciclabile delle Langhe, che è un modo perfetto per godersi il panorama e visitare piccoli borghi come Neive e Monforte d'Alba, ognuno con la propria unicità e offerta enogastronomica. Le città del Piemonte, come Torino, la sua capitale, mescolano eleganza e innovazione. Torino, infatti, con i suoi caffè storici, musei, piazze imponenti e cinema, offre una cultura urbana ricca e variegata. La città è anche un centro di eventi e festival internazionali che riflettono il suo spirito aperto e cosmopolita. La cucina piemontese, con piatti come gli agnolotti del Plin, il brasato al Barolo e i gianduiotti, rappresenta l'espressione della tradizione e della qualità degli ingredienti locali. I laghi del Nord Italia. Dalle Langhe ci dirigiamo ora verso i tranquilli paesaggi dei laghi del Nord Italia. Il lago di Garda, il lago Maggiore e il lago di Como offrono scenari altrettanto mozzafiato, ma con un'atmosfera completamente diversa. Il lago di Garda, il lago Maggiore e il lago di Como offrono panorami unici, incastonati tra montagne spettacolari, che hanno affascinato i viaggiatori di ogni epoca. Il lago di Garda, il più grande d'Italia, è un vero paradiso per gli amanti degli sport all'aria aperta. A riva del Garda potrai praticare vela e windsurf grazie ai venti costanti che soffiano sul lago. Malcesine, con il suo affascinante castello medievale, è il punto ideale per prendere la funivia e salire sul Monte Baldo, da cui godrai di una vista mozzafiato sul lago e i suoi dintorni. Il lago Maggiore è conosciuto per le sue splendide isole Borromee, un vero e proprio tesoro naturale, con giardini rigogliosi e palazzi storici. L'isola Bella, con il suo magnifico palazzo barocco e giardini all'italiana, emerge dalle acque come una gemma preziosa. A Stresa potrai goderti una passeggiata rilassante sul lungo lago, immerso nell'eleganza degli alberghi storici che ricordano la Belle Époque. Infine, il lago di Como è il perfetto incontro tra natura ed eleganza. I borghi come Bellagio e Varenna sono famosi per le loro stradine in pietra e i giardini fioriti. Le ville neoclassiche, come Villa Carlotta e Villa del Balbianello, offrono panorami spettacolari e sono perfette per una gita in barca o un aperitivo con vista lago. Che tu stia cercando una fuga romantica o una vacanza attiva, i laghi del Nord Italia sono la destinazione perfetta. Verona. Dopo aver esplorato la bellezza dei laghi del Nord Italia, ci spostiamo ora a breve distanza per scoprire un'altra perla del Nord, Verona. Situata a pochi passi dal lago di Garda, Verona è una città che evoca immediatamente immagini di romantici balconi e antiche tragedie shakespeariane. Famosa per essere il teatro dell'amore eterno tra Romeo e Giulietta, Verona ha però molto più da offrire oltre al mito letterario. Il suo imponente anfiteatro romano, l'Arena di Verona, è ancora oggi il cuore della città, ospitando spettacoli operistici e concerti che attirano visitatori da tutto il mondo. Passeggiando per il centro, non perdere la casa di Giulietta, dove potrai ammirare il famoso balcone e magari lasciare una lettera d'amore, seguendo la tradizione di migliaia di innamorati. Ma Verona è anche una città ricca di storia e arte. Le sue porte medievali, la magnifica Basilica di San Zeno e il Castelvecchio, un castello fortificato che domina l'Adige, sono solo alcuni dei tesori che raccontano il passato glorioso di questa città. Tra arte, storia e romanticismo, Verona è una tappa imperdibile per chiunque voglia vivere un'Italia autentica e senza tempo. Venezia. Dopo aver scoperto la romantica Verona, il nostro viaggio prosegue verso una delle città più affascinanti e uniche al mondo, Venezia, distante solo un breve tragitto. Dalle vie di pietra e l'architettura medievale di Verona, ci immergiamo ora in un capolavoro architettonico sospeso sull'acqua, una città che sembra fluttuare tra i canali. Venezia non ha bisogno di presentazioni. Con i suoi labirinti di canali e calli, ogni angolo nasconde nuove meraviglie. Dal famoso Ponte di Rialto al maestoso Ponte dei Sospiri, ogni ponte e palazzo racconta una storia di nobiltà e arte. Piazza San Marco, con la sua basilica bizantina, è un teatro a cielo aperto, dove la vita quotidiana si mescola con la storia millenaria della città, affascinando visitatori da ogni angolo del mondo.
Non puoi visitare Venezia senza fare un giro in gondola, il modo più iconico e romantico per vivere la città dall'acqua. Mentre ti lasci cullare, potrai ammirare i riflessi delle facciate antiche sui canali, che cambiano colore a ogni ora del giorno, e per concludere l'esperienza assapora i tradizionali cicchetti, piccoli stuzzichini tipici veneziani, accompagnati da un bicchiere di prosecco, il vino frizzante locale che celebra il perfetto incontro tra sapori e storia. La Toscana e la Val d'Orcia. Il settimo luogo da non perdere è senza dubbio la Toscana e la splendida Val d'Orcia, un territorio che sembra uscito da un dipinto. Questa valle, riconosciuta patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è celebre per i suoi paesaggi che da secoli ispirano artisti, scrittori e viaggiatori. Le colline dolcemente ondulate, punteggiate di cipressi e bagnate dalla luce dorata del tramonto, fanno da sfondo a borghi affascinanti come Pienza, Montalcino e San Quirico d'Orcia. Pienza, la città ideale del Rinascimento, voluta da Papa Pio II, è un vero gioiello architettonico, con stradine che conducono a piazze e palazzi dallo straordinario fascino. Montalcino, invece, è la patria del Brunello, uno dei vini più pregiati al mondo. Non c'è esperienza più autentica che sorseggiare un bicchiere ammirando il panorama dai bastioni della fortezza medievale. San Quirico d'Orcia, con i suoi giardini all'italiana e le antiche chiese, ti farà sentire come in un'altra epoca, immerso nella vera essenza della Toscana. La Val d'Orcia è anche un paradiso gastronomico. Potrai assaporare piatti come i pici all'aglione, i tartufi e il famoso pecorino di Pienza, autentiche espressioni del legame profondo tra questa terra e i suoi sapori. Visitare la Val d'Orcia significa concedersi il lusso di vivere secondo il ritmo della natura, godendo di passeggiate tra vigneti, campi di grano e tramonti infuocati che rimangono nel cuore. Firenze invece, la culla del Rinascimento, è l'ottavo luogo che abbiamo scelto. Questa città è un museo vivente, con capolavori di artisti come Michelangelo, Leonardo da Vinci e Botticelli che adornano le sue chiese e gallerie. Il Duomo di Firenze, con la sua imponente cupola di Brunelleschi, domina la città ed è assolutamente da visitare. Non meno stupefacente è il Ponte Vecchio, un antico ponte ornato di gioiellerie che attraversa l'Arno con una fierezza che sfida il tempo. Per gli amanti dell'arte, la Galleria degli Uffizi offre una collezione ineguagliabile di opere rinascimentali, mentre il vicino Palazzo Pitti espone tesori d'arte e una storia regale. E mentre ti perdi tra le vie del centro storico, lasciati tentare dalle tantissime botteghe artigiane tradizionali. Firenze è anche famosa per la sua cucina toscana. Prova una bistecca alla fiorentina o un piatto di ribollita per capire come anche il cibo qui sia un'arte. Siena. Un'altra città d'arte da visitare assolutamente in Toscana è Siena, che incarna l'essenza del Medioevo italiano con una grazia senza tempo. È conosciuta per il suo famoso Palio, una corsa di cavalli che si svolge 2 volte l'anno in Piazza del Campo, il cuore pulsante della città. La piazza, inoltre, è rinomata per la sua forma a conchiglia e per l'imponente palazzo pubblico con la Torre del Mangia. Passeggiando tra le strade strette e tortuose, scoprirai splendide architetture, come il Duomo, un capolavoro del gotico italiano, ricco di mosaici, sculture e opere d'arte. La gastronomia senese ti offre delizie come i pici, una pasta spessa fatta a mano, condita con sughi robusti, e il panforte, un dolce denso e speziato, che rispecchia la ricchezza culinaria della regione. Roma. Proseguendo il nostro viaggio, non potevamo tralasciare Roma, la città eterna. Questa città è un vero e proprio museo a cielo aperto, dove ogni pietra o monumento narra la storia di un impero che ha plasmato il mondo. Passeggia tra le maestose rovine del Colosseo, un anfiteatro che ospitava grandiosi spettacoli di gladiatori, e prosegui tra le rovine del Foro Romano, il cuore pulsante della vita pubblica di Roma antica. Non dimenticare di visitare la Città del Vaticano, uno stato indipendente all'interno di Roma, dove si trovano la maestosa Basilica di San Pietro e gli affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina.
Questi luoghi non sono solo simboli di fede, ma espressioni sublimi dell'arte e della cultura che trascendono le generazioni. Anche la vita romana moderna è entusiasmante. Prendi un caffè in uno dei tanti caffè storici o goditi una passeggiata serale lungo il Tevere. La cucina romana, con primi piatti come la carbonara e la cacio e pepe, ti offrirà un sapore autentico della tradizione locale. Le Marche e i suoi borghi. Il nostro viaggio attraverso le meraviglie d'Italia continua verso le Marche. Questa regione, che si estende dalla costa adriatica fino alle dolci colline dell'Appennino, è un mosaico di città d'arte, borghi antichi e paesaggi caratteristici. Tra le sue perle non possiamo non menzionare Urbino, una delle città rinascimentali più belle, famosa per essere la città natale di Raffaello. Il suo palazzo ducale è un capolavoro di architettura rinascimentale che ancora oggi conserva intatta la sua bellezza. Poco distante, Gradara è celebre per il suo castello medievale, teatro della tragica storia d'amore tra Paolo e Francesca, narrata da Dante nella Divina Commedia. Se ami la storia e l'arte, questa è una tappa imperdibile. Sulla costa Ancona, il principale porto delle Marche, ti conquisterà con la sua combinazione di storia antica e dinamismo moderno. Non lontano, i borghi costieri di Sirolo e Numana ti sorprenderanno con le loro spiagge nascoste e i panorami mozzafiato sul mare. Sirolo, con la sua natura rigogliosa, è ideale per chi ama il trekking, mentre Numana offre un'atmosfera tranquilla, perfetta per una passeggiata lungo il suo piccolo porto o per rilassarti sulle sue spiagge di ghiaia fine. Musica. Le Marche sono anche famose per la loro cucina genuina e i prodotti locali. Potrai gustare le olive alla scolana, il brodetto di pesce e i tanti vini DOC come il Verdicchio, che si sposano perfettamente con la cucina di mare e terra. Questa regione, ancora poco conosciuta rispetto alle altre mete italiane, ti offrirà un viaggio autentico tra tradizioni, sapori e paesaggi che difficilmente dimenticherai. Il Parco Nazionale d'Abruzzo. Dal fascino della capitale ci spostiamo ora nel cuore verde d'Italia, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Questo parco è un santuario di biodiversità e uno degli ultimi rifugi per molte specie protette, come l'orso bruno marsicano e il lupo appenninico. Qui puoi perderti nei meravigliosi paesaggi di montagne, boschi e valli fluviali che offrono rifugio a una ricca varietà di flora e fauna. Le attività qui sono numerose. Escursioni a piedi, birdwatching e persino sci durante i mesi invernali. I piccoli borghi all'interno del parco, come Pescasseroli e Civitella Alfedena, offrono un caloroso benvenuto ai visitatori, con un'ospitalità che rispecchia la pace e la tranquillità della natura circostante. Inoltre, non perdere l'occasione di assaggiare la cucina locale, basata su ingredienti semplici che riflettono la pura essenza della montagna. L'Umbria e i suoi borghi. Il nostro viaggio con i posti più belli d'Italia continua con l'Umbria, una regione che ti sedurrà con la sua tranquillità, bellezza naturale e borghi medievali perfettamente conservati. Lontana dal frastuono del turismo di massa, l'Umbria offre un'immersione in un'Italia più autentica e contemplativa. Assisi, il gioiello spirituale di questa regione, è famosa in tutto il mondo come la città di San Francesco. Qui la Basilica di San Francesco, con i suoi affreschi di Giotto e Cimabue, è un luogo di pellegrinaggio e arte. Passeggiando per le sue strade in pietra, sentirai l'eco di una storia profonda e spirituale che permea la città. Spoleto e Gubbio sono altri due borghi umbri che conservano un ricco patrimonio storico e culturale. Orvieto, invece, si erge maestosa su una rupe di tufo, famosa per il suo straordinario duomo e per le cantine scavate nella roccia. L'Umbria è anche terra di vini eccellenti e gastronomia ricca. Il tartufo, l'olio d'oliva e i legumi sono solo alcune delle delizie locali che potrai assaporare in una regione dove ogni pasto diventa un'occasione per celebrare i prodotti della terra. La costiera amalfitana. Proseguiamo il nostro viaggio con uno dei tratti di costa più interessanti e ricchi di storia in Italia, la costiera amalfitana. Questa zona del sud Italia, patrimonio dell'umanità UNESCO, non è solo una meraviglia naturale, ma anche un tesoro di cultura, storia e tradizione. Incastonata tra il blu profondo del mare e le montagne imponenti, è un intreccio di borghi colorati e terrazze coltivate a limoni che si alternano lungo un litorale tortuoso. Il borgo di Amalfi, con la sua magnifica cattedrale dedicata a Sant'Andrea, si erge come uno dei pilastri fondamentali del luogo.
Positano e Ravello, invece, con le loro vie strette e le piazze soleggiate, offrono scorci caratteristici e ti regalano l'opportunità di vivere una vera e propria atmosfera d'altri tempi. Ti consigliamo di percorrere i sentieri costieri, come il famoso Sentiero degli Dei, che offre panorami spettacolari con il cielo e il mare che si incontrano in un abbraccio eterno. La gastronomia locale è un elemento fondamentale per comprendere l'anima di questo luogo. Non perderti gli antichi gnocchi tipici e assapora il limoncello, preparato con i limoni più profumati della regione. Oltre a queste esperienze, la costiera amalfitana offre numerose opportunità culturali e di svago, come il Museo della Carta di Amalfi o il Festival di Ravello, che si tiene nei mesi estivi. Napoli. Dopo la costiera amalfitana, il prossimo luogo da visitare è Napoli, una città famosa per la sua vivacità, la sua storia e, naturalmente, per essere la culla della pizza. Esplorare Napoli significa immergersi in un intreccio di epoche e stili, dalle antiche rovine di Pompei ed Ercolano, testimoni silenziosi di un passato glorioso, al fervore del centro storico, dove la vita si svolge tra stretti vicoli e pittoresche piazzette. La vera anima di Napoli, però, si scopre a tavola. La pizza napoletana, patrimonio UNESCO, è solo l'inizio di un viaggio gastronomico che include delizie come il ragù, la sfogliatella e il caffè, servito forte e veloce come vuole la tradizione locale. Napoli è anche una città di contrasti. La bellezza del lungomare si scontra con i quartieri popolari, ognuno con la propria identità e storia. Questi contrasti rendono Napoli un luogo unico, una città che non smette mai di sorprendere e affascinare chi la visita. Puglia e la Valle di Tria. Viaggiando nella Valle di Tria, in Puglia, ti inoltrerai in un paesaggio punteggiato da trulli, ulivi secolari e borghi incantati, che riflettono una storia di bellezza e tradizione. Alberobello, noto per i suoi trulli caratteristici, è solo l'inizio dell'esplorazione. Queste costruzioni in pietra a secco, con i loro tetti conici, non sono solo un piacere per gli occhi, ma anche una testimonianza dell'ingegnosità degli abitanti, che le costruivano per rimanere fresche durante l'arsura estiva. La Valle d'Itria è anche casa di altri gioielli come Locorotondo, Ostuni e Cisternino, ognuno con il suo fascino particolare. Locorotondo, che evoca nel nome la forma circolare del borgo, è celebre per le sue case imbiancate a calce che brillano sotto il sole pugliese. Le vie strette e i balconi fioriti invitano a scoprire angoli rustici e vedute panoramiche sulla campagna circostante. Ostuni, la città bianca, si erge su una collina dominando il mare Adriatico, con le sue mura e case dipinte di bianco che creano un contrasto spettacolare con il cielo e il mare blu intenso. La Valle di Tria è anche famosa per i suoi paesaggi rurali, dove i campi di ulivi secolari si estendono a perdita d'occhio, punteggiati da muretti a secco e masserie fortificate. Questa è la terra dell'olio extravergine d'oliva, del formaggio caciocavallo, dei taralli e delle friselle. Non potrai resistere alle orecchiette e ai piatti a base di verdure e legumi che raccontano il legame profondo con la terra. Gargano e il Salento. Proseguiamo il viaggio restando in Puglia, tra le sue incantevoli coste, dove il Gargano e il Salento offrono panorami romantici e una cultura ricca e accogliente. Queste regioni sono famose per le loro spiagge dorate, le acque tra le più belle d'Italia e i piccoli borghi ricchi di storia. Il Gargano, con la sua foresta umbra e le coste frastagliate, è una perfetta immersione nella natura selvaggia. Vieste, uno dei borghi più belli, ti accoglierà con le sue spiagge bianche e le grotte marine, imperdibili per chi cerca una combinazione di mare e cultura. Non lontano, le isole Tremiti seducono i visitatori con la loro tranquillità e le acque cristalline, ideali per snorkeling e immersioni. Spostandoci più a sud, il Salento è la terra dove il mare Adriatico incontra lo Ionio, creando un paradiso di lunghe spiagge sabbiose, acque turchesi e città d'arte come Lecce, famosa per il suo barocco sofisticato. Il centro storico di Lecce è un vero gioiello architettonico, dove potrai passeggiare tra chiese e palazzi riccamente decorati. Non perderti un assaggio del pasticciotto, il dolce tipico leccese, o una cena a base di pesce fresco.
Parliamo ora della Calabria, più precisamente della sua costa tirrenica, un tratto di litorale meno noto ma straordinariamente bello. Questa costa offre spiagge di sabbia dorata e scogliere selvagge, dove il mare cristallino sfida il blu del cielo. Ti consigliamo di visitare paesi come Tropea e Scilla. Tropea è rinomata per le sue spiagge bianche e l'antica chiesa di Santa Maria dell'isola, costruita su uno scoglio accessibile solo attraverso una scalinata scavata nella roccia. Più a sud, il piccolo borgo di Scilla, con il suo castello Ruffo, che si affaccia direttamente sul mare, è avvolto da leggende che risalgono ai tempi dell'Odissea, rendendo ogni visita un tuffo nella mitologia greca. L'entroterra calabrese, con le aree della Sila e dell'Aspromonte, è perfetto per gli amanti della natura, offrendo ottime opportunità per escursioni e per esplorare la ricca biodiversità. La cucina calabrese, con il suo uso generoso di peperoncino e pesce fresco, ti farà scoprire sapori intensi che raccontano la storia di un territorio ancora selvaggio e incontaminato. Sardegna e la Costa Smeralda. La nostra avventura prosegue verso un'isola che racchiude la magia del Mediterraneo, la Sardegna. Famosa per le sue acque cristalline e le spiagge incontaminate, quest'isola offre paesaggi mozzafiato che spaziano dalle coste bianche della Costa Smeralda fino agli interni selvaggi e misteriosi. La Costa Smeralda, conosciuta a livello internazionale per la sua bellezza e l'esclusività delle sue località, è un paradiso di spiagge di sabbia fine e mare turchese. Porto Cervo, il cuore pulsante della costa, è il ritrovo di celebrità e viaggiatori in cerca di relax e lusso, con il suo porticciolo elegante e le boutique di alta moda. Ma la Sardegna non è solo lusso e glamour. Poco distante troverai angoli di natura incontaminata come Capriccioli e Romazzino, dove la tranquillità regna sovrana e il mare assume tonalità di blu così intense da sembrare irreali. Qui snorkeling e immersioni sono attività imperdibili per chi ama esplorare i fondali marini ricchi di vita e colori. L'entroterra sardo, invece, ti invita a scoprire villaggi nuragici, antiche testimonianze di una civiltà millenaria che ha lasciato tracce affascinanti in tutta l'isola. La Sardegna è un perfetto equilibrio tra mare e montagna, dove l'autenticità della natura e delle tradizioni locali si fondono per regalarti un'esperienza unica. Non mancare di assaggiare i piatti tipici sardi. Il porceddu, il pane carasau e il pecorino sono solo alcune delle prelibatezze che raccontano la storia di questa terra ricca di sapori e cultura. La Sicilia e i suoi borghi. Concludiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'Italia nel profondo sud con la scoperta della Sicilia, un'isola che è un vero crocevia di culture, storie e paesaggi. La Sicilia è un'esplosione di colori, odori e sapori, un'isola che ha molto da offrire, dalle spiagge incantevoli ai siti archeologici di importanza mondiale. Palermo, la capitale, è un mosaico di influenze storiche, con i suoi mercati vivaci come la Vucciria e Ballarò, dove il passato e il presente si incontrano. Non perderti la Cappella Palatina, un capolavoro di mosaici bizantini, o il Teatro Massimo, uno dei teatri d'opera più grandi d'Europa. I borghi siciliani, come Erice e Cefalù, ti offriranno un tuffo nella storia e nelle tradizioni dell'isola. E poi c'è Taormina, con il suo antico teatro greco, che offre una vista spettacolare sull'Etna e sul Mar Ionio. La cucina siciliana riflette la ricchezza culturale dell'isola. Piatti come l'arancino, la caponata e il cannolo ti delizieranno il palato, raccontando la storia di un'isola affascinante e tutta da scoprire. E con questo il nostro viaggio tra i 20 luoghi più belli d'Italia si conclude. Ognuno di questi posti incanta per la sua bellezza unica e inconfondibile, regalandoti emozioni indimenticabili attraverso paesaggi mozzafiato, storia millenaria e tradizioni radicate. Speriamo di averti ispirato a scoprire le meraviglie di questo paese straordinario, dove natura, cultura e gastronomia si fondono per creare esperienze autentiche. Non ti resta che preparare la valigia e partire all'avventura, perché l'Italia ha ancora tantissime storie da raccontare e luoghi incredibili da mostrarti. Se vuoi approfondire e scoprire altre destinazioni meravigliose, dai un'occhiata alla descrizione. Troverai link utili con consigli e curiosità su altri angoli imperdibili del nostro paese. Grazie per averci seguito. Scrivi nei commenti quali luoghi ti hanno colpito di più e quali altre destinazioni italiane ti piacerebbe esplorare insieme a noi. Alla prossima avventura in Italia!